Poco più di un anno fa usciva il video di Derma Cleaner, il mio primo lavoro di detailing su questo canale. Da allora tante cose sono cambiate e anche Derma stesso, che giunge oggi alla versione 2.0. Scopriamolo insieme in questo video. Ciao ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di Derma Cleaner 2.0 e di come lui differisca nella formulazione rispetto al tanto conosciuto e amato Derma Cleaner. Lui è diventato ormai il mio pulitore per pelli preferite e niente, quando ho saputo che sarebbe uscita la nuova versione ho detto lo devo subito provare e portare un video sul canale. La formula è stata migliorata, in particolare è stata aggiunta una ammina biocida, la stessa che vedremo poi in Omnia 2.0, che contribuisce alla rimozione di muffe e di funghi, ma non solo. Derma 2.0 infatti distrugge la spora all'origine ed in questa nuova formulazione è stato aggiunto un potere virucida e battericida, che in questi tempi non può far altro che piacere. Altra cosa molto importante è che le proprietà classiche quali idratazione, detergenza e sicurezza sono invariate rispetto alla prima versione e quindi si crea un prodotto per pelle molto completo. Voglio spendere però parte di questo video per parlarvi un pochino più nel dettaglio delle caratteristiche che a mio avviso sono più interessanti in questa nuova formulazione, ovvero del suo potere virucida battericida, perché in un periodo come questo dove prodotti miracolosi virucidi e battericidi nascono come funghi, ecco la Cosmetica che tira fuori un prodotto seguendo dei test standardizzati realizzati in laboratori esterni, beh, è sicuramente un segno comunque di grande professionalità e trasparenza. Non tutti i produttori infatti vanno ad elencare sulla confezione i test standardizzati che sono stati eseguiti, quindi plauso alla Cosmetica comunque per questa chiarezza e trasparenza che in un periodo come questo male non fa. I risultati che poi sono stati ottenuti nei test ovviamente sono stati pubblicati dalla Cosmetica nelle schede prodotto, in particolare quella di Derma ve la lascio qui sotto in descrizione e ora la analizziamo per bene in modo un po' da capire cosa vogliono significare questi numeri. Come vedete la tabella è divisa in varie colonne. Nella prima troviamo i vari agenti patogeni, prima le cariche batteriche e sotto la carica virale su cui è stata testata. Nella colonna di mezzo troviamo le concentrazioni che devono essere utilizzate al fine di abbattere la carica batterica o virale, mentre nell'ultima colonna il tempo di contatto cui Derma, con la concentrazione che abbiamo visto prima, deve rimanere in contatto con la superficie per appunto abbattere la carica batterica barra virale. Inoltre è molto importante sapere che questi test standardizzati vengono svolti verso virus e batteri che sono molto difficili da rimuovere, dunque va da sé che tutti quelli più deboli automaticamente saranno rimossi dopo l'azione del prodotto nelle concentrazioni che abbiamo visto nella scheda precedentemente. Facendo un esempio per quanto riguarda il potere virucida, è stato testato sul vaccinavirus, che è un virus incapsulato proprio come il Covid-19, ma a differenza di quest'ultimo è molto più difficile da rimuovere, quindi che vuol dire che se è stato testato su un virus più difficile, ecco il corona sarà più facilmente rimovibile, sempre ovviamente nei modi in cui sono indicati nella scheda prodotto. Tutto quello che vi ho detto finora vale però fino a che non entra in gioco l'azione meccanica. Ecco infatti che basta aggiungere un qualsiasi tipo di strofinamento, un'azione meccanica con un pennello, con una spazzola o con un panno e che queste performance biocide sono notevolmente migliorate e boostate, possiamo così dire. Alla fine Derma va utilizzato così, chi è che semplicemente lo va ad erogare sulla superficie e lo fa rimanere lì? Praticamente nessuno, in un modo o nell'altro, un pochino di azione meccanica, un po' di strofinamento lo si va ad eseguire. Ecco quindi una cosa molto importante, visto che è stato testato per quanto riguarda l'azione battericida in diluizione 1 a 1, va da sé che se andiamo ad utilizzarlo puro l'azione sarà notevolmente migliore e più rapida e se aggiungiamo poi l'azione meccanica ecco che queste performance saranno ulteriormente migliorate. Per quanto invece riguarda la caratteristica virucida, ecco che qui è necessario utilizzare il prodotto puro e l'unica cosa che possiamo fare per migliorare questa azione è aggiungere anche qua l'azione meccanica. Il video finora è stato anche troppo discorsivo, scusatemi ma questa parte era molto importante per evitare qualsiasi forma di confusione e comunque chiarire queste caratteristiche che secondo me sono davvero importanti. Ecco però veniamo al test pratico e al test che ho voluto effettuare contro Derma 1.0.
Ho voluto dividere l'area di lavoro in 4 e simulare in alcune zone una lavorazione un pochino più intensa, mentre in un'altra una lavorazione classica di pulizia di mantenimento. Come sempre il soggetto del test è il mio divano in pelle che ultimamente è stato utilizzato spesso e molto. Partiamo dunque con Derma 1.0, lo eroghiamo puro all'interno delle setole del pennello per fargli fare una bella schiuma e poi lo stendiamo. Lo lasciamo agire e volendo anche asciugare per idratare la pelle, simulando anche l'azione idratante. Atteso qualche minuto, ricreo un po' di schiuma rirogando Derma sul pennello in modo tale da lubrificare la successiva azione della spazzola a setole medio morbide, che comunque va sempre, vi ricordo, lubrificata. Ecco, questo ovviamente ci consentirà di penetrare nei pori della pelle in modo migliore e andarla a pulire più in profondità. Rimuovo poi i residui e lo sporco che è rimasto in sospensione con un panno umido e rifinisco infine con un panno asciutto. Sempre allo stesso modo poi trattiamo il riquadro in alto a destra, dunque erogo Derma nelle setole del pennello, lo lascio agire, lo stendo nuovamente e poi lo lavoro con la spazzola. Ovviamente ricordatevi sempre di lubrificarla, ve lo ricordo perché questo è un passaggio fondamentale. Rimuovo poi con il panno umido e rifinisco poi con il panno asciutto. Spostiamoci invece nell'ultimo riquadro ed eroghiamo qui Derma 2.0 sempre puro, ma lo andiamo a lavorare solo con un panno in microfibra, come se fosse una normale pulizia di mantenimento, ma senza utilizzare il prodotto 1 a 1, bensì puro. Rifinisco poi con il panno, con il lato asciutto del panno e siamo dunque pronti per vedere i risultati. Veniamo ora all'analisi dei risultati del test. Ecco, qua secondo me spicca davvero Derma 2.0 utilizzato solo con il panno in microfibra. Siamo riusciti ad ottenere una pulizia della superficie davvero ottima per un processo che alla fine è durato 20-30 secondi, a differenza di 2-3 minuti che abbiamo impiegato per lavorare Derma 1.0 e 2.0 con un'azione meccanica di pennello e spazzola. Tra l'altro senza considerare i tempi di posa che insomma vanno ulteriormente ad allungare questo processo. Ovviamente la pulizia che si è riuscita ad ottenere con l'azione meccanica di sicuro è superiore, no? Con la spazzola e con il pennello insomma si riesce a penetrare in modo più profondo nei pori della pelle e rimuovere più sporco, però insomma con un'azione davvero veloce siamo riusciti ad ottenere una finitura a mio avviso ottima davvero e per una pulizia di mantenimento abbiamo delle capacità che a mio avviso sono quasi overpowered, anche ovviamente ho utilizzato il prodotto puro, se lo utilizziamo uno a uno a mio avviso siamo nel punto perfetto. Nelle settimane in cui ho testato Derma 2.0 infatti mi sono chiesto se fossi l'unico ad aver notato insomma questa capacità detergente migliore. Allora ho chiesto qualche chiarimento alla Labo Cosmetica e anche loro mi hanno confermato questa cosa e mi hanno anche dato ovviamente la spiegazione di questo fatto e allora io ora ve la riporto. Praticamente per poter rendere stabile il principio attivo disinfettante all'interno della formula e per far sì che questo non si separi nel tempo, il laboratorio ha dovuto aumentare il pacchetto tensioattivi dedicati alla detergenza, creando un beneficio ma anche un effetto sinergizzante al biocida per velocizzare lo scioglimento dello strato esterno lipidico del virus. Ecco, cosa molto interessante, una piccola curiosità che vi lascio. Per quanto invece riguarda la finitura superficiale che si riesce ad ottenere è semplicemente perfetta, anche con prodotto utilizzato puro, con panno in microfibra senza alcun tipo di rimozione, con panno umido, ecco la superficie è praticamente perfetta senza alcun tipo di forma di appiccicosità, quindi promosso anche sotto questo punto di vista. Siamo dunque giunti alle considerazioni finali, le conclusioni e i miei consigli sull'utilizzo. Devo essere sincero, io in questo prodotto, in questa boccetta ho trovato tutto quello che cerco all'interno di un pulitore pelle e anche qualcosina in più. Infatti, come il buon vecchio Derma 1.0 ci ha insegnato, lui è perfetto per qualsiasi forma di pulizia della pelle, ordinaria o straordinaria. Ecco, abbiamo capacità antibatteriche e antivirali che di sicuro in un periodo storico come questo non possono far altro che piacere. Vi consiglio dunque di utilizzarlo puro per abbattere forti cariche batteriche e cariche virali, dunque perfetto per la pulizia delle auto d'epoca, per le auto alluvionate, insomma per tutte quelle auto dove l'umidità all'interno ha generato cattivi odori. Ecco, con Derma 2.0 possiamo eliminare questo problema all'origine, dunque migliorare anche la qualità della vita a bordo. Rimane perfetto però per qualsiasi pulizia di mantenimento, basta utilizzarlo uno a uno e anche in questa diluizione avrà capacità antibatteriche. Ecco, se vogliamo un pochino boostarle basta semplicemente aggiungere un pochino di azione
meccanica come vi ho detto precedentemente. Resta però un prodotto davvero eccezionale per la pulizia della pelle. Sono davvero contento di aver trovato e di aver scoperto questo prodotto. Spero dunque ragazzi che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su nuovi video che pubblico. Ovviamente ragazzi, come sempre ne arriveranno di nuovi. Nelle prossime settimane avremo Omnia 2.0, Sidero, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati, iscrivetevi. Se volete seguitemi qui sotto sui social, vi lascio il link in descrizione e insomma anche qui sotto i miei account Instagram e Facebook. Io come sempre ragazzi vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!